Buongiorno a tutte e a tutti, sono Arianna Enriquez, la consigliera di fiducia del Politecnico di Torino. In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il Politecnico di Torino vuole sensibilizzare studenti e studentesse, docenti e personale tecnico-amministrativo sul tema delle molestie sessuali. La definizione legale di molestia sessuale è contenuta nell'articolo 26 del Codice delle Pari Opportunità ed è recepita dal Codice di comportamento del Politecnico. In forza di tale norme si considerano molestie sessuali tutti quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sembra una nozione chiara, ma non è sempre facile riconoscere nel concreto un comportamento molesto e attivarsi per difendersi. Lo scorso anno il Politecnico, insieme all'Università degli Studi di Torino e al CIRSDE, ha partecipato ad un progetto di ricerca internazionale in materia di prevenzione contro le violenze sessuali in ambito universitario. Nell'ambito della ricerca è stato chiesto a studenti e studentesse, docenti e personale tecnico-amministrativo se una serie di comportamenti potessero considerarsi violenti e molesti. Le risposte date destano preoccupazione. Oltre il 30% degli intervistati pensa che toccare qualcuno in modo da farlo sentire a disagio e fare commenti espliciti in pubblico e in privato non siano comportamenti molesti. Oltre il 20% degli intervistati non considera violenza che qualcuno tenti di instaurare una relazione sessuale affettiva con una persona nonostante i suoi sforzi per scoraggiarlo e l'1% ha ritenuto di rispondere che non fosse un comportamento molesto far presagire ad una persona che, se non fosse disponibile sessualmente, ne pagherebbe le conseguenze. È quindi necessario riflettere bene sul significato di molestia sessuale e tenere presente che ciò che conta è l'indesideratezza del comportamento. Tutti i comportamenti indesiderati sono da intendersi come molestie, se sono a sfondo sessuale sono molestie sessuali. Inoltre, occorre evidenziare che ai fini dell'illegittimità del comportamento è del tutto irrilevante l'intento del molestatore. Non è dunque necessaria la volontà o la consapevolezza di molestare, ciò che conta è il comportamento indesiderato. Sono dunque molestie sessuali, richieste anche implicite di prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale non gradite e ritenute anche solo sconvenienti per chi ne è oggetto, minacce, discriminazioni e ricatti subiti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale o al contrario per esservi sottomessi e sottomesse, anche se non abbiano alcuna conseguenza sul percorso di studio. Contatti fisici fastidiosi e indesiderati, apprezzamenti verbali indesiderati e offensivi sul corpo e sulla sessualità, esposizione di materiale pornografico nei luoghi di studio. Cosa potete fare se pensate di essere vittime di molestie sessuali? Se volete ottenere ascolto e tutela all'interno dell'Ateneo, potete rivolgervi all'ufficio della consigliera di fiducia scrivendo un'email all'indirizzo consigliera.fiducia@polito.it per concordare un appuntamento. L'orario di ricevimento è il giovedì dalle 13 alle 16. È importante sapere che l'ufficio della consigliera si occupa anche di molestie non a sfondo sessuale e di discriminazioni. Naturalmente potete anche ottenere tutela da parte dell'autorità giudiziaria o da parte della consigliera di parità e potete rivolgervi ai centri antiviolenza presenti sul territorio cittadino per ricevere assistenza, ascolto e protezione.